Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Fantasidea. In questo video vi mostro come realizzare questo bellissimo e semplicissimo Bactus ad uncinetto. Invece di lavorare un triangolo unico ho lavorato due fasce ai lati, in modo da renderlo più leggero e più comodo per essere indossato non solo come Bactus ma anche come sciarpa oppure come scialle. Per questo progetto ho utilizzato poco più di 2 gomitoli di lana da 50 grammi il gomitolo ed ho lavorato morbido con un uncinetto numero 5 mm. Se vi piace questo progetto seguite il mio tutorial. Inizio la lavorazione realizzando il nodino iniziale. Continuo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 più una di separazione e 5. Filo sull'uncinetto e chiudo con una maglia alta. Ed ho eseguito il primo punto V. Continuo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, giro il lavoro, vado in questo punto, questo qua, ed eseguo una maglia alta. Ed ecco il punto V. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva ed eseguo il punto V, costituito da una maglia alta, una catenella e nello stesso punto un'altra maglia alta. Così, ed ecco il secondo punto V. Il punto V si esegue facendo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Continuo con 4 catenelle. Volto il lavoro, filo sull'uncinetto e nella stessa maglia, questa qua, eseguo una maglia alta, formando così il punto V. Una catenella, filo sull'uncinetto ed eseguo un punto V non in questo spazio, ma nello spazio della catenella, questo qua. Vado proprio nella maglia ed eseguo il punto V, costituito da una maglia alta, una catenella e una maglia alta, sempre nello stesso punto. Questo è il secondo V. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, questa, ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, sempre nello stesso punto. Ed ecco che inizia a formarsi il triangolo. Il modulo sarà sempre lo stesso, 4 catenelle, volto il lavoro, filo sull'uncinetto ed eseguo una maglia alta sempre nella stessa maglia, formando il punto V, una catenella, filo sull'uncinetto, vado in questo spazio, questo qua della catenella, entro proprio nella maglia ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta.
Continuo il lavoro facendo una catenella, filo sull'uncinetto, vado nello spazio della catenella, questo qua, entro nella maglia ed eseguo il punto V. Una maglia alta, una catenella e una maglia alta, sempre nello stesso punto. Così. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva ed eseguo il punto V. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta nella stessa maglia. Ed ecco come si presenta il lavoro. Come potete notare, il triangolo inizia a formarsi crescendo sempre di più. Continuo con 4 catenelle. Volto il lavoro, filo sull'uncinetto ed eseguo una maglia alta nella stessa maglia formando il punto V. Vado nello spazio della catenella, questo, entro nella maglia ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, sempre nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, eseguo il punto V non in questo spazio ma nello spazio della catenella, prendendo la maglia ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, sempre nella stessa maglia. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto, eseguo il punto V non in questo spazio ma nello spazio della catenella ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, sempre nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva ed eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto. Il lavoro si svolgerà sempre in questo modo, facendo attenzione a lavorare i punti V nello spazio della catenella, entrando nella maglia. Il punto V è formato da una maglia alta, una catenella e una maglia alta nella stessa maglia. Io ripeterò questo modulo fino ad arrivare ad un totale di 35 giri. Vi lascio lo schema del mio triangolo, ma potete aggiungere o diminuire la grandezza desiderata e ci vediamo alla fine. Ho eseguito i miei 35 giri e questo è il mio triangolo.
Adesso lavoro solo in questo punto qua, questo e questo qua. Continuo la lavorazione lavorando su 6V, ma questa misura è a scelta, tutto dipende dalla larghezza della fascia desiderata. Ho lavorato i 6V e adesso la lavorazione cambia. Giro il lavoro, così, vado in questo punto, nello spazio del V ed eseguo una maglia bassissima, così. Continuo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, vado nello stesso punto, nello stesso V, in questo spazio, ed eseguo una maglia alta. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto e lavoro il punto V non nello spazio della catenella ma proprio nel punto V, in questo punto. Eseguo il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto, vado nel punto V, nello spazio del punto V ed eseguo il punto V. Continuo con una catenella, filo sull'uncinetto, vado nello spazio del V ed eseguo il punto V. Una catenella, filo sull'uncinetto ed eseguo il punto V nel punto V. Una catenella, filo sull'uncinetto, vado in questo punto ed eseguo il punto V. Continuo la lavorazione, giro il lavoro, vado nello spazio del V ed eseguo una maglia bassissima, 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed eseguo una maglia alta nello stesso spazio. Facendo così non eseguo l'aumento. Una catenella, filo sull'uncinetto ed eseguo il punto V nello spazio del punto V. Lavorando dentro il V non si effettua l'aumento. Ripeterò questo modulo fino alla lunghezza desiderata della fascia. Io eseguo 35 giri e la mia fascia misura 46 cm. Ci vediamo alla fine. Ho eseguito la lunghezza desiderata della mia fascia e a questo punto posso chiudere. Taglio il filo lasciandolo un po' più lungo. Eseguo il nodino e chiudo. Questo stesso procedimento lo farò all'altro lato, eseguendo la seconda fascia. Aggancio il filo e lavoro i primi 6V nello spazio della catenella.
A questo punto continuo la lavorazione lavorando i V nello spazio dei V e seguendo la stessa lunghezza dell'altra fascia. Ci vediamo alla fine. Ho eseguito le due fasce con la stessa lunghezza. Adesso questo filo qua e quest'altro li lascio così, non li andrò a nascondere per il momento. Come ultimo passaggio andrò a rifinire il mio Bactus con questo filato di colore differente, ma voi potete continuare con lo stesso filato oppure lasciarlo così e andare a rifinire solo la lunghezza della fascia. Questo passaggio dipende dai propri gusti. Mi aggancio con il filato di colore differente in un qualsiasi punto ed andrò ad eseguire delle maglie basse per tutto il lavoro. Eseguirò in ogni spazio 1, 2 o 3 maglie basse. Non c'è una regola da seguire, l'importante è lavorare morbido ed omogeneo. Ci vediamo alla fine. Mi trovo alla fine e continuo con le mie maglie basse. Taglio il filo, eseguo il nodino e questo filo lo andrò a nascondere con l'ago. Prendo il filo bianco che ho lasciato più lungo e con l'ago cucio questo pezzo e lo stringo. Faccio questo lavoro su entrambe le parti. Taglio un po' di strati del filato di circa 20 cm di lunghezza e lo aggiungo alla punta della fascia come ornamento.
Ed ecco che il Bactus è pronto per essere indossato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, iscrivetevi al mio canale, mettete like se vi piacciono i miei video, vi saluto e ci sentiamo alla prossima.